Ciao a tutti, io sono Rino e oggi andiamo a vedere dei trucchi per poter organizzare le nostre partiture in Fourscore. Nelle puntate precedenti ci sono stati tantissimi commenti in cui mi sono state chieste diverse cose, tra cui questa di organizzare le partiture. Infatti nel momento in cui si passa allo spartito digitale si inizia a creare una piccola libreria che poi negli anni inizia a diventare sempre più sostanziosa, proprio per questo dobbiamo catalogare, organizzare e vedrete che vi cambierà totalmente la vita. Andiamo subito a vedere come organizzare al meglio i nostri file. Io ho scaricato una partitura di Fernando Sor molto a caso su Petrucci. Se non sapete come importare correttamente un file io vi lascio un video qui sopra, se ve lo siete perso andatevelo a recuperare, poiché ci sono dei trucchetti che vi permettono di ottimizzare anche le dimensioni dei file affinché l'iPad riesca ad elaborare correttamente e velocemente le partiture, soprattutto per quanto riguarda libri di molte pagine. Quindi se avete il problema che le pagine si buggano quando girate, allora provate a guardare il video che sicuramente troverete la soluzione. Una volta aperta la partitura andiamo in Fourscore. Come potete vedere il nome di questo file è molto ambiguo, quindi la prima cosa che andiamo a fare, andiamo in alto, in informazioni, e andiamo subito a cambiare questo nome. Dopo che avete scritto il titolo, potete vedere che in alto già la schermata diventa molto più pulita. Ma non finisce qui. Infatti io vi consiglio di utilizzare quanti più metadata possibili che vedete qui. Come potete vedere abbiamo compositori, generi, parole chiave, labels. Io fino ad un anno fa non utilizzavo nulla e mi sono reso conto che stavo sbagliando davvero tutto, poiché poi facevo difficoltà a trovare quello che stavo cercando. Quindi la prima cosa è quella di andare a scrivere i compositori. Io quello che faccio è scrivere nome puntato e cognome. Tra l'altro potrei pensare di aggiungere, ed è quello che faccio io solitamente, almeno un'etichetta. Che cosa sono le etichette? Dopo le andiamo a vedere. Come potete vedere io ho chitarra 800. Sappiamo che va nel grande contenitore della musica dell'800 per chitarra. Una volta che avete utilizzato tutto quello che pensiate sia necessario, vi ricordo che più ne mettete meglio è, potete chiudere e avete la vostra partitura ottimizzata su Fourscore. Se avete un po' di pazienza e fate questo lavoro su tutte le precedenti partiture che avete importato, per questo sarebbe importante partire dal primo spartito che caricate, vi troverete una libreria catalogata perfettamente. Vi faccio vedere la mia molto velocemente. Come potete vedere ci sono tutti i compositori, nome, punto, cognome, come vi dicevo. Poi se andate in generi, queste sono delle etichette che sto aggiungendo man mano, ma come potete vedere ho fatto veramente pochissimo. Poi esistono anche le parole chiave che io non utilizzo e poi appunto ci sono le labels che mi tornano molto utili sinceramente, proprio perché fino a circa 7 mesi fa non utilizzavo tutti questi metadata e quindi devo andarmi a recuperare un po' di partiture che ho lasciato dietro. Ma come creiamo una label? È molto semplice, poiché andando in informazioni del brano, se non volessi avere chitarra dell'800 ma magari non so, la chiamiamo prova YouTube, io ho creato una label. Come faccio a richiamarla? Se vado qui tra le label, come potete vedere adesso c'è prova YouTube. Tra l'altro vi faccio vedere che quando cliccate qui sulla label potete andare a selezionare direttamente le label che avete già creato. Ragazzi, prima di andare avanti io vi ricordo che per supportare questi contenuti che creo davvero per aiutarvi e per non farvi commettere i miei stessi errori, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Se avete qualche domanda o qualche dubbio non fatevi il problema a scrivere un commento che cerco di rispondervi quanto prima. Dopo aver visto tutti i metadata vi faccio vedere invece i bookmarks. Che cosa sono i bookmarks? Letteralmente sono dei segnalibri che vi permettono di trovare facilmente delle partiture magari all'interno di un raccoglitore un po' più grande. Vi faccio vedere un esempio banale che mi capita di utilizzare spesso. In questo libro, dove sono contenute molte composizioni, io che cosa ho fatto? Ho creato più bookmarks e mi permette innanzitutto di ritrovarli in modo semplicissimo, come potete vedere in un attimo. Posso andarle a sfogliare, ma soprattutto che cosa mi permette di fare? Mi crea dei file finti in un certo senso che fanno riferimento allo stesso spartito. Infatti come potete vedere se vado su informazioni lui mi dice appunto informazioni del bookmark o dello spartito. Infatti se cliccate su bookmark come potete vedere pagina iniziale 51, pagina finale 64, poiché fa riferimento al PDF iniziale. Invece se vado nelle informazioni dello spartito ho
tutto il file, che è formato da ben 124 pagine. Bene, quindi abbiamo capito come aggiungere i metadata, come aggiungere i vari segnalibri all'interno di uno spartito più grande. Adesso voglio farvi vedere come creare delle cartelle e sottocartelle per poter dividere in vari gruppi le vostre partiture. Questa ritengo che sia una funzione fondamentale. Infatti, dopo i compositori e dopo i bookmarks potete vedere che ci sono queste liste. Che cosa sono le liste? Immaginatele come vere e proprie playlist musicali in cui dovete mettere in ordine i brani che andate ad eseguire. Infatti io le utilizzo all'interno dei concerti, sono molto comode. Proviamo a creare una nuova lista. Prova YouTube e abbiamo creato la lista. Ovviamente che cosa possiamo andare ad aggiungere? Possiamo andare ad aggiungere qualsiasi partitura che abbiamo su Fourscore. Proviamo ad aggiungere un paio di partiture a caso che abbiamo visto. Come potete vedere sono state aggiunte correttamente alla lista e posso, modificando, cambiare l'ordine. Se devo fare un concerto e ho bisogno di quest'ordine di partiture, io farò in modo di metterla uno dietro l'altra. Andandola ad eseguire da una lista, quando cliccherete sul pedalino Bluetooth, da un brano passerà direttamente al brano successivo senza che voi dobbiate toccare necessariamente lo schermo dell'iPad. Questa funzione è indispensabile per quanto mi riguarda, soprattutto se si fanno concerti dal vivo. Ma la cosa ancora più interessante è che io posso raggruppare più liste all'interno di una cartella. Che cosa voglio dire? Proviamo a creare ancora un'altra lista, la chiamiamo prova YouTube 2. Abbiamo adesso due liste. Se io vado in alto e faccio modifica e le seleziono entrambe, se vado ancora a fare modifica, posso creare una nuova cartella e chiamarla test YouTube. La creo e come potete vedere abbiamo una nuova cartella. Adesso quando vado nelle mie liste, come potete vedere, ho il test YouTube che a sua volta è formato da due liste diverse. Questa funzione è super interessante se volete catalogare in sottocartelle magari le vostre diverse esibizioni dal vivo, informazioni diverse in duo, in trio, da solista, sono fondamentali. Oppure banalmente vi faccio vedere, io quando ero in conservatorio ho creato appunto la lista conservatorio in cui dividevo tutti gli esami e li raggruppavo all'interno di un'unica cartella. Banalmente. Potrebbe essere un utilizzo consigliato. Detto questo ragazzi, fatemi sapere innanzitutto nei commenti se voi già utilizzavate queste funzioni di Fourscore, se non le utilizzavate fatemi sapere se state provando ad organizzare e quali sono i risultati. Io sto provando a ricatalogare un sacco di partiture poiché mi sono reso conto che stavano diventando un po' tantine ma non riuscivo a gestirle nel migliore dei modi, quindi ho provato a togliere tutto e man mano sto catalogando perché voglio che i miei spartiti siano organizzati nel migliore dei modi, per lo studio, per le prove, per le lezioni, per i concerti. Io vi ricordo anche che se avete perso gli altri video su Fourscore ve li lascio anche in descrizione a questo video. Noi ci vediamo alla prossima, buona musica a tutti!